Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, visto che sono appena tornato dal Kungsleden e ho appena finito di pubblicare i video relativi alla mia esperienza che vi lascio qua sotto in descrizione e nelle schede, vi volevo dare qualche consiglio per poterlo affrontare al meglio nel caso voleste andarci anche voi. Questa non sarà una guida perché comunque online ne trovate già tantissime sia su YouTube che su vari blog, quindi non mi sembrava il caso di farne un'altra, volevo semplicemente darvi consigli dopo la mia esperienza. Quindi niente, iniziamo e partiamo con un consiglio pratico per un capo tecnico. Dunque, il primo consiglio che vi vorrei dare è riguardo alle calzature. Secondo me per affrontare questo tipo di sentiero sono ideali due tipi di calzature fondamentalmente. O un paio di scarpe da trail running non in Gore-Tex o un paio di scarponcini impermeabili che però vanno ben oltre la caviglia. Questo perché in Lapponia abbiamo un'altissima percentuale di precipitazioni e abbiamo diverse parti del sentiero che sono completamente allagate, soprattutto nelle sezioni centrali. Quindi il nostro obiettivo quale sarà? O essere comodi quando il meteo è ottimale, anche perché il sentiero è bello facile da camminare, quindi non avremo problemi, oppure essere sicuri che il nostro piede non si bagnerà mai. Secondo me tutto quello che c'è in mezzo, tutti gli ibridi che possono andare dai due estremi che vi ho detto, sono prettamente inutili perché non ci faranno star bene in nessuna delle due condizioni. Io personalmente ho scelto un paio di scarpe da trail running non in Gore-Tex perché sono abituato ad usarle, che hanno il grandissimo pro di essere comode e non dare mai problemi ai piedi, perché comunque sono scarpe facili con cui camminare, e hanno il contro che ovviamente nelle situazioni di bagnato il piede ci si bagnerà, però è altrettanto vero che sono scarpe che si asciugano molto facilmente. Lo scarponcino alto invece, che sta però ripeto molto sopra la caviglia, quindi sto parlando di scarponi non tanto da alpinismo quanto scarponi che possono garantirci di non far entrare grosse quantità d'acqua, anzi non dovrebbe proprio entrare niente, hanno il grande pregio ovviamente di non farci mai bagnare il piede in tutte le situazioni che potremo trovare sul Kungsleden, anche su qualche guado che dovremo affrontare. Hanno però il grande contro che quando ci sarà bello, quando dovremo camminare per tanti chilometri, comunque saranno scarpe con cui sarà più difficile appunto camminare e che potenzialmente ci causeranno grandi sudorazioni perché appunto non fanno respirare il piede. Ripeto, tutto quello che ci sta in mezzo secondo me per questo tipo di cammino è assolutamente inutile perché ha più contro che pro in quasi tutte le situazioni. Secondo consiglio invece riguarda la scelta del periodo. Questo perché ci troviamo in una zona oltre il circolo polare artico, quindi molto vicino al polo nord, in cui le stagioni sono ovviamente diverse rispetto alle nostre, quindi se decidiamo di affrontare il cammino magari in giugno potrebbe essere ancora abbastanza presto per quanto riguarda temperature e potenzialmente anche presenza di neve. In luglio invece le temperature iniziano già a essere ottimali, ma inizia a esserci la grande presenza di zanzare e mosche. Questo perché siamo in una zona con tantissima acqua, quindi per quanto siamo a nord la presenza di zanzare è veramente importante. E ho avuto anche amici che sono stati sul Kungsleden in periodi sbagliati appunto come giugno e luglio e hanno dovuto addirittura rinunciare a continuare a camminare per la grandissima presenza di zanzare che impedivano proprio di fare un cammino in santa pace. Agosto invece è un periodo molto buono, ci può essere ancora grande presenza di zanzare, comunque abbiamo giornate molto lunghe perché le giornate appunto nel grande nord d'estate sono praticamente infinite, presenza di zanzare che diminuisce e potenzialmente si azzera e temperature ottimali. Settembre invece rimane il mese con più incognite perché potremo trovare un ambiente sicuramente molto bello perché i colori iniziano già a virare sui colori autunnali, ma il rischio di trovare delle temperature molto basse è elevato, così come quello di iniziare a trovare della neve. Quindi se volete andare sul Kungsleden considerate un po' il fattore ambientale e decidete qual è per voi ovviamente il periodo migliore, ferie permettendo. Terzo punto, che è strettamente collegato però al secondo, è appunto quello che riguarda le zanzare, perché se anche scegliamo il periodo in cui potenzialmente ne possiamo trovare di meno, che potrebbe essere come dicevo prima agosto, in realtà il rischio di trovarne ce n'è. Noi ad esempio abbiamo affrontato il trail in pieno agosto, non abbiamo quasi mai trovato zanzare, ma in 2 o 3 punti vicino appunto a dei magari corsi d'acqua, dei fiumi e dei laghi abbiamo trovato una presenza di zanzare che non ci hanno assolutamente disturbato, però c'erano. Quindi come possiamo fare? Possiamo comunque affrontare il trail armandoci di magari una retina per la testa, abbigliamento che possono essere maglietta, maniche lunghe e pantaloni lunghi e ovviamente repellenti per zanzare che magari vi consiglio addirittura di comprare là perché ce ne sono di molto potenti e specifici.
così potete tranquillamente affrontare il vostro trail, ma nel caso trovate una presenza forte di zanzare, che appunto non sono mai simpatiche, lo sappiamo, possiamo comunque difenderci e passare quel momento brutto. Quindi ripeto, se anche scegliete un periodo ottimale per la non presenza, si può incappare in qualche sciame un po' molesto. Quarto consiglio che vi voglio lasciare è di fare assolutamente, ragazzi, la deviazione per il Monte Skirfe. Ci troviamo nella seconda sezione del Kungsleden, quella che va da Sautolokta a Kvikkjokk, e è una deviazione di, a dir tanto, 10 km, perché si allarga un attimo il giro dal Kungsleden. Ovviamente c'è un po' di dislivello da fare perché passiamo dalla parte bassa alla cima di un monte, ma vi consiglio assolutamente di salirci, perché da lì la vista sul delta del fiume Sarek è un qualche cosa di incredibilmente bello. Tra l'altro lo potete prendere nelle varie momenti della giornata, alba, tramonto, giornata piena, in modo da decidere che tipo di luce e di colore vedere, ma vi assicuro non ve ne pentirete. Sarà appunto un pochino di fatica in più, un po' di chilometri in più, ma ne vale assolutamente la pena. Quindi mi raccomando, segnatevelo, cima del Monte Skirfe. Quinto consiglio che vi voglio dare invece è legato ai soldi, non tanto per quanto riguarda i costi, ma per quanto riguarda proprio i metodi di pagamento. Se siete già stati al nord sapete che sono molto efficienti dal punto di vista del pagamento digitale, usano pochissimo i contanti, e ovviamente anche sul Kungsleden si può fare questo, ma vi suggerisco di comunque avere con voi in tasca un po' di contanti per quanto riguarda il pagamento delle barche a motore e ovviamente l'acquisto di generi alimentari o altro nei rifugi. Questo perché, ripeto, tutti i rifugi, per quanto siano sperduti in mezzo al niente, hanno una connessione e possono permettervi di pagare con la carta, ma nel caso che questa connessione salti, voi comunque non potete fruire di questi servizi. Quindi trovarsi al momento di dover prendere una barca a motore e non poter pagare perché appunto non si hanno contanti vuol dire rimanere fermi in quel punto fino a che la connessione non tornerà, così come vuol dire rimanere senza cibo nel caso ci troviamo in un rifugio e appunto stiamo acquistando qualcosa. Io vi consiglio di calcolare i costi delle varie barche a motore e di starci appena sopra, perché appunto è raro che succeda, ma se succede e succede consecutivamente in tutti i passaggi, appunto rimanete a piedi, così come se vi succede in un rifugio poi non potete acquistare niente. Quindi non affidatevi troppo al fatto che in Svezia si possa pagare sempre con carta di credito, ma tenetevi un piccolo budget a disposizione in contanti appunto. Altro consiglio che vi vorrei dare è legato alla gestione del cibo. Questo perché il Kungsleden è un trail bello lungo e quindi dobbiamo capire un po' come gestire i viveri all'interno dello zaino. Secondo me ci sono fondamentalmente tre metodi per affrontare questo trail. Il primo, quello che abbiamo usato noi, è quello di partire già da casa con qualche giorno di autonomia. Noi siamo partiti con più o meno 5-6 giorni di autonomia, abbiamo così coperto la prima sezione e parte dell'inizio della seconda sezione, dopodiché a Sautolokta abbiamo già fatto il primo resupply e a Kvikkjokk abbiamo fatto il secondo, e in questi due rifugi abbiamo preso il cibo che ci poteva servire per coprire l'intera sezione più un giorno bonus in caso di imprevisti e di allungamento delle tempistiche, insomma. Quindi così facendo abbiamo iniziato il trail con un po' di peso sullo zaino, ma non siamo andati a gravare in maniera particolare, e appunto nei due rifugi poi abbiamo preso semplicemente 3 o 4 giorni di cibo, che vuol dire portarsi dietro un peso non esagerato. Questo ovviamente comporta una spesa nei vari rifugi abbastanza alta, perché comunque i prezzi non sono bassi. Il secondo metodo può essere quello di caricarsi lo zaino completamente con tutti i viveri che ci servono, dopo lì in base alla vostra velocità e a quanti chilometri del trail volete coprire dovete calcolare quanti giorni passerete. È ovvio che per quanto sia la scelta magari più economica, perché partite già da casa con degli alimenti, è sicuramente quella che vi andrà a far pesare di più lo zaino. Ovviamente ci sono vari metodi per avere cibo che pesi poco ma che dia chilocalorie, ma comunque stiamo parlando quantomeno di, non so, una settimana di cibo se non di più nello zaino, il che vuol dire molti chili. Non so quanto ne valga la pena insomma averceli già tutti sulle spalle. Il terzo metodo invece è quello di spedirsi dei pacchi nei vari checkpoint, nei vari rifugi di inizio o fine sezione, che rimane però un metodo abbastanza articolato, sicuramente costoso, perché spedire pacchi in Svezia, soprattutto se non si è residenti svedesi, ha un costo che è abbastanza rilevante, e soprattutto bisogna avere la certezza di spedirsi il pacco nel posto giusto, perché un conto è spedire qualcosa qua in Italia in cui sappiamo come va gestito un indirizzo, un conto è spedirlo in Svezia, che appunto può essere leggermente diverso.
quindi rischiamo di arrivare, non so, al tal rifugio e non trovare il nostro pacco perché abbiamo sbagliato l'indirizzo o comunque qualcosa, o ci sono stati anche magari dei ritardi nelle spedizioni e ci ritroviamo quindi senza cibo. Quindi ecco, questi secondo me sono i 3 metodi che si possono utilizzare. Quello che abbiamo usato noi per me è stato ottimale perché appunto c'era poco peso, certo abbiamo speso qualcosina per rifornirci e prendere da mangiare, ma insomma è l'unica spesa che si affronta veramente corposa per andare a fare un trail. Settimo e ultimo consiglio che vi voglio lasciare è un consiglio per gli acquisti, diciamo così. Se siete intenzionati a comprare una guida o comunque un qualcosa in più rispetto alle informazioni che trovate online riguardo lo Kungsleden, io vi consiglio di acquistare la traccia magica di Walking Nose. Questo perché intanto è una traccia digitale, per cui ve la potete tranquillamente importare sul telefono e ci sono un sacco di informazioni utili per affrontare tutto quanto il trail. Soprattutto se lo affrontate in tenda, ci sono già segnati tantissimi spot tenda qui potervi fermare. Noi abbiamo seguito la traccia di Ale, l'abbiamo usata per tutto il Kungsleden, abbiamo trovato dei posti tenda bellissimi e soprattutto avendo dei punti di riferimento vi potete fare un po' l'idea di che tipo di tappa fare, quanti chilometri fare e come affrontare il tutto. Oltre ad esserci tutti questi punti sulla mappa, ovviamente ci sono anche un po' di informazioni utili, un po' di consigli, molti più di quelli che vi ho dato io in questo video. Quindi ripeto, se avete intenzione di spendere un po' di soldini per avere delle informazioni in più, vi consiglio di andare sul sito di Ale, che vi lascio qua sotto in descrizione, e dove appunto troverete la traccia magica del Kungsleden. È, ripeto, un acquisto che vi consiglio tantissimo perché insomma navigare con un po' di informazioni in più può essere sempre utile. Quindi ecco, questo è davvero l'unico consiglio che vi do per spendere un po' di soldi. Bene ragazzi, io spero di esservi stato utile con questi consigli sul Kungsleden se andrete ad affrontarlo. Con questo video concludiamo anche il capitolo del Kungsleden, dei vari video che fra l'altro vi lascio, come vi dicevo prima, qua sotto in descrizione, e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video sul canale. Ciao a tutti ragazzi.